Allora, te l'aspettavi? Devo dire la verità, sono ancora emozionatissima. Abbiamo chiesto ai nostri ospiti di dirci com'è stata per loro la vacanza in barca a vela con noi. Oh, ci hanno fatto delle poesie. Davvero bellissime, ascoltiamole insieme. Viaggiare con Sirena Sailing è vivere Sirena Sailing. Il mare, il vento e nient'altro. La buona compagnia, la cucina ottima di Giusy e il pensiero sempre là, quando stai bene e non vedi l'ora di ripartire. La vacanza in barca a vela per me è stato un viaggio iniziatico alla scoperta di me stessa e il superamento della paura di nuotare. Per me viaggiare con Sirena Sailing significa non essere più scesa con la mente, almeno, dalla Blue Magic da luglio dell'anno scorso quando vi ho conosciuto. La settimana sulla Blue Magic per me è stata effettivamente memorabile. Ho visto assieme ai miei compagni di avventura dei posti bellissimi e soprattutto ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere Bobo e Giusy, che ci hanno accompagnato in una crociera nei mari della Sardegna e della Maddalena a dir poco bellissima. Ho deciso di farlo dal balconcino di casa perché mi ricorda banalmente un pozzetto di una barca. Certo, non un 16 metri come Blue Magic, ma insomma ci accontentiamo di quello che c'è. Niente, non vedo l'ora che l'estate arrivi per rivivere le sensazioni splendide, i momenti incredibili, gli aperitivi, le veleggiate, le snorkelate insieme a Giusy e Robby. Un abbraccio a tutti, ciao! L'unica cosa, peccato le porzioni in cucina fossero un po' scarse. Ma quindi dove ti piacerebbe andare in vacanza? Finita questa quarantena? Ma a me piacerebbe intanto andare ancora in barca, fare una bella crociera in barca con Bobo e Giusy. Ti ricordi che bello quando abbiamo fatto... Ma perché la vacanza in barca crea dipendenza? L'anno scorso volevamo fare la nostra prima esperienza in barca a vela ed è stata un'esperienza fantastica. Ci siamo trovati molto bene, noi eravamo dei novizi e l'esperienza è stata piacevole sia per la navigazione che per l'ottima cucina che ci è stata riservata. Direi che è stato un viaggio all'insegna della libertà, in compagnia e in movimento. In libertà perché è quello che ti dà la natura, in barca a vela te lo gusti al 100%, in movimento perché ogni giorno vai da qualche parte, in compagnia perché è stata meravigliosa la loro compagnia e non solo, anche quella dei compagni di viaggio che mi sono trovata. Alors, pourquoi vous avez envie d'aller faire de la voile avec Sirena Sailing? Parce que Giusy, elle cuisine super bien et que Bobo fait beaucoup de blagues et qui conduit très bien au bateau. Et que Giusy, elle nous montre des poissons et elle les connaît très bien. Ouais. And because at first day you guest and last day your friends. Like family. Au revoir! Sono state delle vacanze favolose e indimenticabili. Poi qui abbiamo una timoniera. Io invece mi limitavo solo a bere e a mangiare e ho bevuto e ho mangiato molto bene. E crea dipendenza perché vivi il tempo, non ti accorgi neanche che passa, te lo godi tutto al 100%. Poi c'è Giusy che ti porta l'aperitivo, scherzi, cioè gli aperitivi, gli stuzzichini, c'è Bobo che ti fa ridere, che spara le pirlate. Bobo è uno skipper veramente esperto, prudente, saggio. Giusy è un hostess eccezionale, premurosa, una cuoca fantastica. Al di là dei posti indimenticabili, la Sardegna, l'Elba, la Corsica, quello che rimane impresso in maniera indelebile nella memoria è la vostra accoglienza, la vostra amicizia, la vostra attenzione a farci star bene. Well, I had a very good time with you during that cruise last year in the month of August. And I was very safe with Roberto. He's a very good captain, a very well-trained sailor, and I felt really safe. That was really nice, and the boat is fantastic. And Judy is such a good cook, and I went snorkeling with her, and so I had really a good time. I pranzi, le cene, i tuffi, gli aperitivi, i cocktail e come non dimenticare il famoso cocktail poissonniere inventato a Capo Spalmatore, cioè sono cose che non si cancelleranno mai. Che dire, io sono ancora lì, ho comprato un'amaca come la vostra, porto la vostra maglietta e non vedo l'ora di poter tornare sulla Blue Magic insieme a voi, mi mancate. Siete tutti
porti sempre nel mio cuore. Buon vento a tutti. So I do hope that the business will be going on forever, and I hope I will be back to your boat. Vivrete delle emozioni intense, uniche, che vi arricchiranno e vi accompagneranno per il resto della vostra vita. Ma il silenzio della rada è la cosa più bella in I assoluto. bagni, ma no, troppo bello, tutto bello. Sì dai, portami in vacanza ancora con loro. Anzi, facciamo che tu stai a casa e io vado in vacanza con loro. Prenotiamo? Ah, dimenticavo. Sailing è un mare di avventure. Un mare davvero meraviglioso. A contatto con la natura. Bobo, comandante Provetto, Giusy, biologa marina e cuoca eccezionale. Notti in rada, sotto le stelle. In vacanza con Serena Sailing è un mare di divertimento! Ho sempre amato il mare, vissuto intensamente fin da bambina. Il mare più bello, quello selvaggio della mia Sardegna. Avevamo una barchetta a motore, piccina ma pur sempre una barca. Poi, dopo molti anni, è arrivato il giorno che non poteva mancare nella mia vita. Quello in cui finalmente sono riuscita a salire su una barca a vela. Era il 2006, all'isola d'Elba. E indovinate? Nell'equipaggio c'era Bobo. Su una barca a vela ci siamo conosciuti ed è su una barca a vela che abbiamo deciso di proseguire la nostra vita insieme. Allora ero la classica ospite che parlava di corde e non di cime e che non sapeva nulla di termini velici, tantomeno di manovre, ma è stata un'esperienza indelebile che ha fatto emergere ancora di più le mie passioni. L'amore per la natura, per la subacquea, lo snorkeling, lo stare con le persone, chiacchierando al tramonto con un buon aperitivo, preparato da me ovviamente, perché ho riscoperto anche l'enorme piacere di inventare stuzzichini e creare nuovi piatti. Diciamola tutta, mi piace coccolare i nostri ospiti e anche trasmettere loro l'importanza di preservare il mare e gli animali, passeggiando con loro sott'acqua tra la Posidonia, mostrando un piccolo nudibranco o una sogliola che si mimetizza lungo la catena dell'ancora. Mi ritengo davvero fortunata di poter vivere il mare così, sospinti dal vento, sospesi nella natura, guidati dal sole. E auguro davvero a tutti voi di potervi godere questa esperienza almeno una volta nella vita. La prima volta che salii su una barca a vela fu a Viareggio, sul Flying Junior del mio amico Carlo. Quello fu il mio primo corso. Lui era bravo, sapeva quello che faceva. In barca ci andava sempre da solo ed era contento di avere finalmente un prodiere, qualcuno che potesse manovrare il fiocco mentre lui pensava alla randa e al timone. Fui affascinato dalle operazioni preliminari. Armare le vele, far passare le scotte e le trizze, fissare il timone sugli agugliotti. Lo guardavo rapito, con una voglia matta di imparare. Facemmo scivolare la barca in mare dalla spiaggia su un rullo di plastica e pochi minuti dopo eravamo di bolina, spinti verso il largo da una brezza leggera. Era il primo pomeriggio, un'ora magica, e in mare sembrava ci fossimo soltanto noi. Che straordinaria emozione! Guardavo la scia bianca della barca, la cima dell'albero, la terra ormai lontana. Mi sembrava di essere su un veliero d'altri tempi. Pensavo a Ulisse, a Cristoforo Colombo, ad Amerigo Vespucci. In quel preciso momento sapevo che non avrei mai più smesso di navigare, di cercare, di esplorare. Ancora oggi, quando ormeggio in un porto o sbarco con il tender su una spiaggia, mi sento sempre come fossi il primo ad arrivarci. L'esplorazione è uno stato d'animo. Uno come Mark Twain lo sapeva bene. Scrisse: «Tra 20 anni sarete più delusi per le cose che non avrete fatto che per quelle che avrete fatto». Quindi mollate le cime, allontanatevi dal porto sicuro, esplorate, sognate, scoprite.